Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video pre-partita di Italia-Inghilterra che si giocherà stasera al Maradona. Abbiamo visto un Mancini, almeno io ho visto un Mancini ancora rammaricato per quanto riguarda i vivai, per quanto riguarda il calcio italiano. L'abbiamo visto in un'intervista dove gli hanno chiesto cosa ne pensa ovviamente delle tre squadre italiane che sono ai quarti di finale di Champions League, e lui ha risposto: non è la crescita del calcio italiano ma è la crescita dei club italiani, e sono pienamente d'accordo. Prima di cominciare ed entrare un attimo in questo prepartita ragazzi, ho un paio di cose da analizzare che volevo condividere con voi. Iscrivetevi al canale se vi va, attivate la campanella delle notifiche se non l'avete già fatto, e perché no, mettete un like a questo video così diamo un po' di brio a questo algoritmo e si risveglia un po' dal letargo. Allora, la cosa principale che volevo analizzare è proprio quella della dichiarazione di Mancini, che ha detto è la crescita dei club ma non è la crescita del calcio italiano. Parole sante, parole veritiere, perché comunque se andiamo a guardare anche le serie minori e le primavere, gli italiani in campo sono sempre meno. Quindi da quando è successo il fatto che non ci siamo qualificati per il mondiale, dichiarazioni: dobbiamo migliorare il calcio italiano, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quello, le chiacchiere sono rimaste tutte quante al vento e non si è presa nessuna decisione, né tantomeno sono state attuate delle leggi che possano regolamentare le rose delle squadre di campionati minori e maggiori per quanto riguarda l'impiego di calciatori italiani. Se andiamo ad analizzare l'Under 19, io sono rimasto un attimo interdetto quando ho letto questa notizia, perché secondo me è proprio la base, alla base di ciò che stiamo dicendo, ed è alla base degli interventi da fare. Il Lecce, campionato Under 19, nell'11 titolare non ha nemmeno un italiano in rosa, almeno nell'11 titolare. Poi ce ne sono 4-5 in tutta la rosa, però il Lecce è primo in classifica, mi sembra che ha fatto 48 punti, non vorrei sbagliarmi, 5 punti di vantaggio sulla seconda, primo nel campionato Under 19 senza un italiano in campo. Quindi se non cominciamo dal basso, anche più bassi dell'Under 19, campionati allievi, esordienti, giovanissimi, sono sempre meno gli italiani impiegati. Non so perché, e non riesco a capire perché, vivendo forse qualche situazione io personale, dal punto di vista di campionati di sedicenni, Under 16, Under 17, ho già visto che sono sempre meno gli italiani e vengono comunque prediletti i raccomandati. Chi è raccomandato perché viene da una famiglia così, chi viene dall'estero perché è forte e al limite lo prendi e lo vuoi far crescere. A me mi sta anche bene, però che non ci sia una regolamentazione da questo punto di vista è completamente sbagliato, e finché non ci sarà non potremo mai competere a livello europeo e mondiale. Per me l'unica soluzione è non nemmeno tornare al fatto di tanti anni fa, quando quando ci dovevano essere, mi sembra, 4 o 5 italiani nelle squadre di Serie A che dovevano giocare per forza, ma bisogna essere ancora più drastici. Secondo me si deve cominciare a fare che tutte le squadre, che siano primavera, che sia una squadra la maggiore, che sia la Serie A, che siano gli Under 16, che siano gli Under 17, devono avere 6 su 11 italiani in campo. Altrimenti non ti iscrivi al campionato, altrimenti non puoi giocare la partita, altrimenti incorri in sanzioni amministrative, perché se non facciamo così, secondo me ci ritroveremo sempre a parlare di un'Italia che, mi auguro, si è qualificata per il prossimo europeo, o al limite è riuscita a qualificarsi ma con stenti, e non troveremo mai più
un'Italia, io mi rifaccio sempre all'Italia del 2006, non perché abbiamo vinto il mondiale, ma perché Lippi poteva puntare su una panchina che vedeva nomi illustri come Del Piero, Iaquinta, lo stesso Inzaghi che aveva 32 anni però stava in panchina, dietro avevamo Barzagli, avevamo Materazzi, avevamo Nesta e Cannavaro in campo, Materazzi e Barzagli in panchina, avevi una nazionale che poteva contare almeno 20 su 24 elementi che avevano un valore esagerato. Non succederà mai più se non ricominciamo veramente a coltivare i calciatori italiani. Ci sono i vivai in Italia, c'è l'Atalanta, c'è l'Empoli che continuano a sfornare campioncini italiani che poi vengono girati da altre squadre, vanno all'estero, si vanno a fare le ossa, però sono sempre più pochi i vivai dove ritroviamo la maggior parte di italiani con qualche calciatore estero, perché io non dico di vietare il tesseramento di calciatori esteri o provenienti da altre nazioni, però c'è anche bisogno di restare un attimo tra alcuni schemi che devono essere rispettati, altrimenti faremo sempre risultati negativi e faremo sempre ridere dal punto di vista delle competizioni internazionali. Detto questo, mi auguro che stasera sia una partita in favore della nazionale italiana. Giochiamo al Maradona, ci sarà tutto il pubblico a spingere l'Italia. Dobbiamo cominciare col piede giusto queste qualificazioni all'Europeo, perché il girone non è per niente semplice. Sono 2 partite, l'Inghilterra e Malta domenica, devi far 6 punti per cominciare almeno con il piede giusto, perché altrimenti ritorniamo a fare questo andazzo saltellando, un pareggio, una vittoria, poi perdi una partita, poi arriviamo lì che tiriamo le somme per qualificarci all'Europeo, al limite poi ci andiamo ad appellare alla Macedonia di turno, perché poi abbiamo perso con la Macedonia e siamo usciti, non ci siamo qualificati per il mondiale come abbiamo fatto la volta scorsa. Che poi, se andiamo ad analizzare la partita con la Macedonia, sì, ce la siamo presi con Jorginho per i rigori sbagliati nelle partite antecedenti a quella, però se andiamo a vedere c'è un gol di Berardi mangiato a porta vuota, poi hai preso il gol a fine partita, ovviamente il calcio è questo e ne paghi le conseguenze. Fatto sta, mi auguro che l'Italia riesca a vincere la partita. Io ho fatto anche uno shorts pronostico che troverete sul canale, se lo volete andare a vedere, condividiamo i pronostici insieme e poi ci divertiamo a fine partita a vedere se ci abbiamo preso o no. Questo era quanto per quanto riguarda l'Italia di stasera. Speriamo di vincere con l'Inghilterra, perché loro verranno come sempre col dente avvelenato, ovviamente per la finale persa e per la vittoria dell'Italia dell'Europeo, perché comunque è una cosa che loro ancora non hanno digerito, secondo me. Ragazzi, ci vediamo nel prossimo video, speriamo in una grandissima partita e che l'Italia vinca alla prima uscita per queste qualificazioni al prossimo Europeo. Ci vediamo nel prossimo video, ciao!